Allora, domanda, ma quanto deve costare davvero uno smartwatch GPS per essere un buon compagno di allenamento? Questo è, il nome difficile è KKTIC T6, è appena arrivato e oggi lo apriamo insieme. Tra l'altro, attenzione, questo non sarà il classico unboxing in cui vi racconto semplicemente quello che c'è scritto nella confezione, quindi nei prossimi giorni lo porto anche in bici e lo mettiamo veramente alla prova. Io, come sapete, passo parecchio tempo in bici, quindi per me uno smartwatch deve essere utile quando sono in allenamento. Quindi questo è l'orologio, confezione tra l'altro ben fatta. Cosa carina, anche cinturino di colore differente, carica batteria e qua immagino le istruzioni. Quello che mi interessa è capire quanto è preciso il GPS, come gestisce le attività sportive e quanto è affidabile il monitoraggio dei dati e soprattutto quanto dura realmente la batteria nell'uso quotidiano. Adesso lo accendiamo per la prima volta. Oggi partiamo da zero, bello il feedback è comunque carino. Adesso facciamo il primo collegamento. Prima cosa naturalmente scarichiamo il programma. Questa è la prima configurazione, quindi voglio vedere insieme a voi come si presenta l'interfaccia e quanto è semplice iniziare a usarlo. Quindi prima cosa che mi interessa è fluidità generale, come risponde il display, come si naviga tra i menu e quanto è intuitivo trovare le nuove funzioni. Prima impressione devo dire positiva. T6 ha un design abbastanza pulito rispetto ad altri smartwatch più aggressivi esteticamente. Secondo me è un orologio che può essere utilizzato tranquillamente anche tutti i giorni. La cosa che voglio valutare nei prossimi giorni è soprattutto la comodità al polso, perché un conto è indossarlo per 5 minuti durante una prova, un altro è tenerlo addosso tutto il giorno, dormirci e usarlo anche in allenamento per diverse ore. Quindi è proprio questo uno degli aspetti che voglio verificare durante il test. Quindi oggi parte ufficialmente il test del KKTIC T6. Quindi nei prossimi giorni lo utilizzerò nella vita quotidiana e soprattutto durante i miei allenamenti in bici. Questo video è solo un punto di partenza, poi nei prossimi giorni vi do dei riscontri un po' più approfonditi. Ed è arrivato il momento della parte che probabilmente interessa maggiormente chi segue il canale, quindi il ciclismo. Questo orologio non voglio provarlo solo sulla scrivania, quindi voglio portarlo con me durante gli allenamenti e capire come si comporta realmente. Poi voglio confrontare il GPS con il dispositivo di riferimento, quindi nel mio caso il Garmin Edge, verificare i dati e le attività e capire quanto sono ricorrenti le informazioni che restituisce. E poi c'è un altro aspetto fondamentale che è la batteria. Perché sulla carta possiamo leggere qualsiasi numero, ma quello che interessa è capire quanto dura realmente, quindi utilizzandolo tutti i giorni e facendo attività sportive. Quindi nei prossimi giorni il T6 verrà con me in bici e vedremo cosa succede. Allora mi dà 103 battiti, sulla fascia cardio me ne segna qualcuno in meno in realtà. Allora, una cosa che devo vedere nelle impostazioni è che uno si disattiva l'Always On, quindi volessi anche solo sapere che ore sono, si disattiva. Adesso mi fermo e controllo tra le impostazioni. Allora adesso ho disattivato l'attività, almeno così ho sempre comunque l'ora a portata di mano. Adesso provo a fare un po' di pausa, gioco un attimo con le impostazioni e facciamo un'altra prova. Ecco qua. C'è il prestivo. L'hai fatto tu, Dario? Spero di no. Ok. Allora faccio ripartire di nuovo, vediamo che... fatto tu, Prima mi ha ciccato i chilometri. Venendo fino a casa tua. Allora, il problema è che devo sempre premere il tasto per vedere poi quello che sta succedendo. Quindi questo a volte potrebbe essere scomodo, anche che non funziona poi... Ah no, funziona... Si può riattivare col movimento del polso. Allora, da quando l'ho riattivato ho fatto 8 km e mezzo e qua mi risulta, sì, 8 km e mezzo anche qua, quindi è corretto. Frequenza dei battiti qua segna 84, fascia cardio 108, quindi probabilmente ci sarà un po' da lavorare, cioè non è così immediato. Però per il resto velocità corrisponde, ma 31 contro 30.1, quindi allora, non è il GPS, forse potrebbe non essere preciso, da capire se non è preciso durante la corsa e poi non so, con la sincronizzazione magari potrebbe insomma ritornare con i valori esatti. Adesso vediamo, la cosa buona è che si sincronizza con Strava, quindi
farò il confronto fra le due attività. Allora, per adesso l'unico neo è che se faccio partire l'attività ciclismo non riesco a vedere l'ora. Adesso controllerò tra le impostazioni, magari c'è modo di correggerlo. Allora, giro finito, l'unica cosa, il tempo quando si è fermi non si stoppa. Fine dell'esercizio, ti fa scegliere lo sforzo, un po' faticoso, ci sta, e poi dà il recupero. Misura la frequenza cardiaca, pensa al riposo. Finito il primo giro, 40 km, sono partito con la batteria a 85% e adesso sono all'80%, quindi consumo batteria direi buono. Adesso scarichiamo i dati. Allora, eccoci di ritorno. Nel frattempo sono andato al lavoro, quindi sto continuando a utilizzare l'orologio nella vita di tutti i giorni. Ritornato a casa, ho scaricato i dati, li ho messi a confronto su Strava, i dati provenienti dal Garmin Edge e dal T6. Un po' di imprecisioni, un po' di inesattezze effettivamente ci sono. A me viene in mente, ad esempio, questo segmento qua, salita Patomorone, che è un segmento di mezzo chilometro leggermente pendente, in cui l'Edge mi dà 1 minuto e 40, col T6 1 minuto e 33, quindi un po' troppo ottimistico purtroppo. Quindi sul GPS un po' di imprecisione c'è. Per quello che riguarda invece l'utilizzo normale, grandioso, cioè le prime impressioni sono positive, ma perché ricordiamo che un orologio di listino costa circa 110 euro e col codice sconto, tra l'altro, che vi metto in descrizione, si può portare a casa a circa 60 euro, che per un orologio così, con una durata del genere, 48 ore che lo utilizzo a livello intensivo e la batteria è ancora al 74%, direi assolutamente niente male. Queste sono le prime impressioni, adesso lo utilizzerò anche nei prossimi giorni, lo porterò in vacanza, quindi nuoto, corsa, un po' di tutto, e quindi ci diamo un secondo appuntamento per una prova sul lungo periodo. Per adesso direi promosso.